Poi, dritto al sodo, Tirannomatto qui. Oggi un format un pochino differente perché vorrei provare un gameplay senza troppo editing, un pochino più genuino e diretto, con Total War Warhammer 3. Ho scelto di giocare la fazione di Kislev, nello specifico la signorina Katarina, perché a quanto pare la Creative Assembly ha deciso che con la prossima patch, sulla quale hanno già rilasciato un paio di info, ecco, cambieranno tutte le meccaniche a Kislev. Nello specifico la madrepatria, come funzionano un pochino tutti i bonus generali di fazione, quale deve essere il feeling di riconquista e difesa del territorio di Kislev. Per i novizi della serie di Total War Warhammer 3 e nello specifico che non sono avvezzissimi della lore di Warhammer Fantasy, Kislev è l'Ucraina. E come ben sapete l'Ucraina è uno scudo dell'Europa. Infatti Kislev rappresenta lo scudo del nord per il vecchio mondo in relazione a tutto quello che c'è oltre queste montagne. Le desolazioni del caos, i guerrieri del caos e i nemici che arriveranno e invaderanno impunemente i nostri territori. Del resto la Games Workshop, la compagnia britannica dietro al franchise di Warhammer, ha sempre cercato con stereotipi e narrazione di essere un pochino politica e contemporanea. Ora, è uscito prima questo gioco rispetto a quello che è successo in Ucraina. La lore di Kislev è ben antecedente, ma la storia dell'Ucraina e del suo vicino russo è ben nota. Comunque, digressioni a parte, torniamo all'escapismo videoludico. Ho scelto questa fazione anche perché per un primo gameplay sul canale è più facile da comprendere per dei novizi. Il nostro start è molto bilanciato, avremo infatti già a disposizione 2 cossari corazzati. Katarina continuerà a parlarmi sempre sotto, quindi devo farci l'abitudine. Io di solito gioco con il volume del gioco molto più basso. Tra l'altro, scusate, digressione così interessante, lo sapete che la doppiatrice di Katarina è la stessa di Lae'zel di Baldur's Gate 3? Devora Wild. Dicevo appunto che la fanteria di Kislev è versatile anche perché è munita di armi a polvere da sparo, delle pistole nel caso dei cossari. Abbiamo anche delle guardie dei ghiacci con spade, quindi molto utili con l'obiettivo di falciare a distanza e affrontare la fanteria. Abbiamo un'unità di lancieri alati che riprende i Winged Hussars, gli ussari alati polacchi, e un gattone delle nevi. Ora, questo esercito non è il massimo perché stiamo prendendo danni ogni turno, perché nella nostra provincia in cui l'esercito di Katarina inizierà, quella dell'Oblast meridionale, di cui noi possediamo solo la regione di Zavastra, c'è una discreta corruzione del caos indiviso. La corruzione va ad inficiare tutto il territorio ed è diffusa dalla fazione, in questo caso la Norska. I Bersonling nello specifico sono una fazione di caos indiviso. Quindi quando noi ci saremo sbarazzati di questi nemici, piano piano riusciremo ad abbassarla e portarla a un livello purificato, non corrotto, untainted in inglese. Ora, la difficoltà che ho selezionato è difficile per la mappa strategica, difficile per la battaglia, con modalità Iron Man per evitare appunto di fare il cosiddetto save scamming, cioè ricaricare i salvataggi. Il mio obiettivo qui non sarà fare alcuna risoluzione automatica, ma giocare tutte le battaglie. Non so quanto durerà questo gameplay con questi presupposti, parecchio, per capire Kislev prima della nuova patch come si comporta nei turni iniziali e quali possono essere le aperture migliori per avviare una campagna con Katarina.
Quello che faccio di solito prima di attaccare o gestire qualsiasi cosa di combattimento è concentrarmi un secondo sull'economia. Io a Kislev inizierei con la costruzione della Gilda dei Custodi del Grasso Animale, che ci darà crescita e riduzione ai costi di tutti gli edifici. Ci vorranno 2 turni e 1000 d'oro. Iniziamo subito e metterò anche una stalla che ci dà una valanga di introiti, 400 introiti e un aumento delle entrate. Questo perché anche se è un investimento a 2 turni, quindi tutti i benefit inizieranno dopo che saranno passati 2 turni, non prima, è un investimento che recupererò in fretta. 400 per turno sono 5 turni per recuperare entrambe le spese. Quindi fra 7 turni sarò già a paro. Perché concentrarmi a Kislev sull'economia invece che sul reclutamento, essendo una provincia principale fra le 3 di cui Kislev ha a disposizione, Kislev, Prague ed Erengrad? Perché al momento il mio reclutamento sarebbe lo stesso. A Zavastra c'è già una capanna dei Cossari, una caserma, quindi voglio concentrarmi in questa provincia sul reclutamento e Kislev sulla crescita, proprio perché essendo un insediamento unico per la nostra fazione, l'obiettivo è aumentare la tesoreria e velocizzare la crescita dell'insediamento fino a livello 5. Benissimo, seconda cosa da fare, la tecnologia. Ora, non voglio stare a fare una lettura di ogni singola tech, ma andrò subito con la conservazione a freddo per il bonus di crescita e convalescenza sarà il successivo, ok? Piano piano magari avrò modo di spiegare un pochino come funzionano le tecnologie di Kislev. Iniziamo subito quindi con attaccare il signor Ragurok Oskarsson. Vedete, potrei prendere la risoluzione automatica, ma non voglio. Il suo esercito non è super impegnativo, ha dei troll di ghiaccio, ma in un modo o in un altro dovrei riuscire ad affrontarlo. Scusate un po' la titubanza, sono a metà fra l'utilizzo del noi e del me, forse dovrei decidermi, siamo noi che stiamo giocando o sono io che sto giocando per voi? Mi devo imporre e dissociarmi dalla community o includervi? Sono tutte cose che, come questo format, ancora acerbe, devo esplorare e capire meglio, ma bando alle ciance, eccomi qua. Non starò a canalizzare la magia, inizierò subito lo schieramento e dividerò già la mia frontline in un gruppo, le mie 2 unità a distanza in un altro, la mia cavalleria in un altro e Caterina da sola. Allora, siamo in attacco, sì. Direi che i nostri ussari staranno in realtà lancieri alati. Copyright. Chiamiamoli lancieri alati, staranno su una collina. Metterò l'Ice Guard qui e un bel bloccone di Cossari con arco qua, coperti da un bel bloccone di Cossari con ascia e scudo. Mentre le grandi armi che hanno danno penetrante le teniamo sul fianco. Non è uno schieramento super ottimale. Il nostro gattone lo teniamo un attimo in disparte. Vediamo cosa fa. L'IA ci carica dritta per dritta, anche perché la Norska è molto ignorante, quindi verrà sempre dritta. Tanto Caterina insulta giustamente i predoni della Norska, i barbari schifosi. Noi siamo una società civilizzata, discendente da 2 popoli nomadi, in realtà. Gli Ungol e i Gospodar. I Gospodar sono i nobili. Comunque stiamo già iniziando a sparare in automatico, non mi piace molto questa cosa, ma va bene così. Vediamo se riusciamo a liberarci di questi predoni. Io direi di rallentare i troll prima che sia troppo tardi. E vediamo già di lanciare un bellissimo bacio della fanciulla del ghiaccio
spezzare la fanteria nemica. La nostra purtroppo fanteria sta venendo decimata dai troll. Facciamo caricare i nostri grandi armi contro il nemico. Ok, il nostro gattone può iniziare il flanking. Ho mandato la cavalleria a pulire le unità a distanza del nemico. I troll purtroppo sono molto pericolosi. Gattone, bella carica nel sedere ai predoni. Ok, vediamo di colpirli duro con un altro bacio della fanciulla. Bene così. Ok, abbiamo preso parecchi schiaffi dai troll. È un grosso problema perché non era mio obiettivo prendere così tanti danni, però purtroppo, non avendo giocato al rallentatore e cercando anche di commentare, mi sono un attimo perso, ma non è neanche così tragico. È andata relativamente bene. Tanto vola il lord nemico colpito dal nostro gattone. Vediamo di terminare tutti i nemici. I troll hanno rigenerazione, quindi bisogna prenderli in un modo o in un altro. Vorrei uccidere il lord perché, come spiegato anche nella guida, nel video guida proprio per novizi, secondo me è molto importante che il lord nemico non sopravviva, così non guadagna neanche quello sputacchio di esperienza, che più è alta la difficoltà di campagna, più ovviamente la CPU, l'intelligenza artificiale del gioco, barerà e quindi aumenterà purtroppo l'esperienza guadagnata dai lord nemici. Ok, i troll piano piano, gli ultimi troll vengono distrutti qui. Perfetto. Questi mi sa che sono andati, va bene. Qua ce la facciamo. Facciamo che andiamo avanti veloce. Niente. Ogni tanto gli ordini alle unità non piacciono, ci sono tanti bug risaputi al momento su questo gioco, nonostante sia già il suo 3° anniversario, incredibilmente, tipo il fuoco automatico a volte va, a volte no. Tantissimi altri creators ne hanno già parlato lungamente, creators anglofoni. Magari potrei provare a presentare dei format del genere anch'io in italiano, se ci dovesse essere l'occasione e l'interesse. Allora, direi che come risultato non è negativissimo, ecco, sicuro meglio della risoluzione automatica, anche se i nostri cossari hanno preso parecchie sberle dai troll della Norsca. Ok, ecco qua, i mercanti Gospodar. Perché i Gospodar sono la classe nobile, sono quel popolo nomade che è arrivato dopo. Infatti la dinastia degli Zar è dei Gospodar, mentre gli Ungol sono i primi popoli di Kislev. Con il DLC Shadow of Change viene introdotta Madre Ostanchia, che è questa praticamente Baba Yaga. E non mi voglio perdere troppo in questa discussione. Andiamo avanti. Direi di prendere l'esercito reintegrato e allettante, perché dovremo continuare a combattere, però c'è anche la devozione che non è poca. Facciamo così, prendiamo la devozione, facciamo un investimento differente. Spiego anche il motivo di questa scelta. Abbiamo fatto un incarico, un po' di introiti in tesoreria, va bene. Con la devozione possiamo, nella madrepatria, fare un'invocazione a una delle 4 divinità di Kislev. Io sceglierò Daz per 96 di devozione, perché non solo acquisiremo sostenitori
quando viene costruito un edificio, e infatti l'intenzione è costruire è costruire degli edifici. Aiuto, è la prima volta che vado dritto. Costruire degli edifici e aumentare le nostre entrate, ok. Ci sono altre scelte, come per esempio Thor, il dio della guerra, del tuono e del lampo, ma anche della guerra, diciamo, un dio guerriero. 2 sostenitori quando si combatte una battaglia, l'abbiamo appena combattuta. C'è l'alternativa di Ursun, che però funzionano un po', si autoescludono. In generale tutti e 4 si autoescludono perché non se ne possono avere più di uno attivo alla volta, per una questione anche economica della risorsa, ma la differenza fra Ursun e Thor, in questo caso ho scelto Daz proprio diretto e poi vi spiego, finisco di spiegarvi perché non voglio perdermi troppo. Thor serve per le battaglie, è ok che ci darà un'abilità esercito, aumento dell'attacco corpo a corpo percentuale per tutti gli eserciti, l'abilità ci dà dei danni in più da armi, perfetto. Ursun serve per quando decidiamo di occupare degli insediamenti nemici, quindi è più specifico, e quando combatteremo una battaglia su un insediamento sarà sempre una battaglia per Thor, ma ci darà 2 sostenitori, mentre con Ursun 5. Anche Ursun ci dà un'abilità dell'esercito, l'asprezza dell'inverno, meno 8 disciplina, meno velocità e meno vigore per il nemico, e applica il logoramento come quello da corruzione, però specificatamente dato dall'effetto di Ursun nei nostri territori. Non sono 2 scelte ottimali secondo me ad inizio campagna. Saliak è interessante perché aumenta la crescita e tutte le volte che aumentiamo di livello guadagniamo dei sostenitori, e c'è un bonus al reintegro. Per ora nada. I sostenitori sono utili per il gioco di supremazia fra la corte di ghiaccio di Katarina e la grande ortodossia del signor Rasputin. No, non è Rasputin, è Constantin. Ovviamente tutti questi riferimenti stereotipati alla nostra cultura reale, ecco, in questa pop culture sono presenti e sono anche abbastanza ovvi. Comunque mi sto dilungando come al solito. Non abbiamo altro movimento questo turno. Selezionerò il tratto tracciatore, che secondo me è fondamentale per Katarina. Adesso abbiamo movimento, quindi adesso possiamo andare a prenderci Vitevo. Benissimo, anche qua va combattuta e andiamo a prendere le mazzate. Tra l'altro il nemico esce a combattere in campo aperto perché l'insediamento è di livello troppo basso e non ha le difese, nonostante sia un insediamento minore, quindi ci possa essere una mappa specifica di battaglia, però non ci sono i prerequisiti per combattere all'interno dell'insediamento. Il nemico esce da esso e quindi è una battaglia in campo aperto. Rifacciamo la solita solfa di prima. Allora, vediamo un attimo. Hanno, come al solito, cacciatori a cavallo e a piedi. Hanno dei lancieri, quindi bisogna stare attenti per lancieri, alati e il magico leopardone. Più o meno lo schieramento deciso dalla CPU per noi è quello che vorrei utilizzare, quindi vediamo che succede. Ci attaccano, ovviamente. Noi abbiamo il vantaggio delle guardie dei ghiacci, che è un'unità di tier ultimo, estremamente forte, molto flashy con questi archi tutti ghiacciati. Oh là, ci attaccano subito. Predoni caricano i nostri lancieri, ma noi facciamo un po' un gioco di bait nella foresta, cercando di schivare tutti i proiettili e muoverci attorno allo schieramento nemico. Io direi di
concentrarci sui predoni nemici con il simbolino del generale. Non avendo un lord, la guarnigione ha questa alternativa, cioè seleziona la prima unità e la rende al comando, ecco, dello schieramento nemico. Direi anche di raggelarle, così il bonus alla carica della Norska sarà praticamente nullo. Vediamo di... Ok, devo un attimo ricalibrare la situa, perché non mi aspettavo sarebbero arrivati subito. Un altro bel bacio della fanciulla del ghiaccio. Track. Preso anche un po' le mie unità, ma non è importante. Ok, allora, non è importante inseguire e distruggere tutte le unità di questo esercito nemico, perché è la guarnigione, quindi nel momento in cui avremo vinto tutte le sue unità saranno distrutte e le uccisioni saranno distribuite nel nostro esercito. L'importante è mandarli in rotta definitiva. Ok. Vediamo di sparare ai predoni a cavallo. Sono rimasti lì dietro. Come dicevo prima, il bello dei cossari è che hanno anche le pistole oltre che lo scudo e l'ascia. Kislev ha introdotto le unità ibride all'uscita di Total War Warhammer 3. Abbiamo perso pochissimi modelli nelle nostre unità, va benissimo così, molto meglio sicuro della risoluzione automatica, perché l'IA cerca sempre di favorirsi. Ok, il mio computer ce la farà, sta invecchiando come me. Eccoci qua. Abbiamo ottenuto lo scettro della stabilità, che ci dà un bonus di resistenza agli incantesimi attivabile per 22 secondi. Bene, ma non benissimo. Occupiamo, non saccheggiamo, perché è importante l'ordine pubblico, che è già affetto dalla corruzione. Abbiamo ottenuto anche la pozione della vista acuta e 750 monete dall'incarico completato. È interessante questo per un altro tipo di eroe o lord che non ho al momento. Da tiro, benissimo. Missione assegnata, perfetto. Allora, Vitevo. Cosa si potrebbe fare? O investire in cavalleria, cosa che però non consiglio di fare, quindi non farò. La carica gloriosa è molto bella per l'unità di lancieri alati, sono un'unità veramente interessante, ma la legione del grifone, che è la cavalleria definitiva di Kislev, è ancora più interessante, ma servirà la struttura in un insediamento principale, quindi no. Passiamo a qualcos'altro. Ci sono varie scelte infrastrutturali. Al momento non ci sono problemi economici, io punterei sull'altare dell'ortodossia per aumentare la devozione e i sostenitori, oltre che il controllo e la corruzione. Catarina ha fatto il level up. Ora potrei decidere di investire nel reclutamento subito, e invece che perdere troppo tempo e lasciare che la Norska inizi a reclutare, anticiparli con 2 unità di guerrieri kisleviti, che nonostante tutti i nerf sono ancora l'unità di base di tier più basso, corpo a corpo più forte di Kislev, pur non avendo l'ibridazione a distanza, sono puramente corpo a corpo. E il prossimo turno attaccare direttamente la capitale della provincia dell'Oblast meridionale, Forte Yakova. Sarà dura, perché è un insediamento con una buona guarnigione e tante unità. Potrei andare su Igerov, ma questo significherebbe poi rinunciare. C'è un'ipotesi che però non avevo considerato: di reclutare un altro lord e reclutare unità anche a Kislev. Allora, direi Mikhail del Ghiaccio, un Drusina, lord del DLC
Shadow of Change. Allora, potrei optare per Cossari o Guerrieri Kisleviti. Questa è una scelta importantissima da fare, perché bisognerà affrontare un sacco di unità. Vado a spiare la guarnigione nemica quanto mi è possibile. Ha dei predoni berserker, predoni cacciatori con giavellotto e predoni a cavallo. Ok. 3 unità di predoni, 6, 9, 10, 16. Prenderò degli arcieri in questo caso. A Kislev cosa facciamo di bello come decreto di provincia? Controllo? Forse controllo è la scelta migliore per il momento. Ok, va bene. Addirittura potrei investire in un altro lord ancora. Forse non è un'idea cattiva. Forse non è un'idea cattiva. Vado molto in negativo con le entrate per il prossimo turno perché si sommeranno, ci sono le linee di rifornimento, questa difficoltà, che vuol dire più eserciti hai, più aumenta in percentuale il mantenimento di tutto quanto. Però voglio andare sul sicuro, quindi recluto subito. Non posso reclutare altre unità, non sono disponibili i reggimenti della fama. Vado in diplomazia a vedere cosa si può fare. Purtroppo niente, mi sa. Guardo. Accordo rapido, guardo un attimo, ma c'è giusto l'Ostermark. Possiamo chiedergli dei soldi, ma sono veramente pochi. Accordo commerciale non lo vogliono. Io direi non gli sto neanche a chiedere quei soldi, nonostante tutti gli investimenti che sto facendo, perché così aumenta un pochino il livello positivo nei confronti della fazione minore dell'Ostermark. So be it. C'è chi direbbe no, hai sbagliato, prendi tutti i soldi possibili all'IA sempre. Sono d'accordo quando si inizia a parlare di migliaia, non sotto. Sotto secondo me è più importante aumentare la quantità di reputazione positiva che la fazione di riferimento ha nei nostri confronti. Direi che altro da fare non c'è. Corte di ghiaccio, una meccanica per reclutare un eroe, una fanciulla, una maga, tra il sapere del ghiaccio, che è un pochino scarsino secondo me, e quello della bufera, che è un pochino più potente, con incantesimi sia di buff che di danno più interessanti. Il ghiaccio sia, come abbiamo visto prima, ok, ce la può fare il pop-upino rimanere qui, ok. Come abbiamo visto prima ci sono degli incantesimi interessanti. Quelli che abbiamo usato sono molto situazionali, cioè il soffio, il bacio della fanciulla di ghiaccio è ok, ma non fa tantissimi danni magici penetranti rispetto ad alternative. Ecco, per costo, che si vede in cima a destra, di 20 della magia, non credo che sia proprio il soffio migliore del gioco, ecco. Potrei mettere in coda, però non voglio andare in negativo troppo in fretta. Per ora evitiamo, ho già reclutato troppi lord. Passaggio di turno e vediamo che succede. Sto facendo del mio meglio per non essere soporifero. Mi raccomando, se apprezzate questo format fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi se vi va, come sempre. Sarebbe molto apprezzato dal sottoscritto, mi darebbe l'energia per continuare questa avventura su YouTube. Ok, salvataggio automatico all'inizio del turno. Vediamo subito. Questo esercito non arriva dove ci serve, ma quello di Catarina sì. Allora, ci sono due ipotesi. Intanto io cingerò d'assedio Forte Jakova e metterò in coda di costruzione un ariete, diverse torri che tanto non useremo. Continuo l'assedio. Ok. Posso mettermi in marcia di fianco alla zarina e avvicinare il signor Anton.
Signor Anton, però, questo turno... una cosa alla volta. Ok, il signor Anton in questo turno andrà a reclutare... due guerrieri di Kislev. Scusate, il mio cervello era già avanti. Stavo già pensando che con Katarina potrei assoldare i mercenari ogre. Ottimo investimento. Perché? Perché c'è un campo degli ogre. Ah, i nostri amiconi ciccioni. Tori ogre normali e doppia arma. Direi ottimo investimento. Sono fanteria mostruosa, molto utile contro la Norsca. Non ci cambia assolutamente il risultato dell'automatica, ma magari così l'intelligenza artificiale non uscirà fuori dalle mura questo turno. Potrebbe anche farlo, potrebbe essere anche affrontabile, non auspicabile per quello che intendo fare io, cioè cingere d'assedio e far soffrire di logoramento l'esercito nel frattempo all'interno delle mura mentre recluto fuori. Però, stiamo a vedere che succede. Altro da fare non c'è, non credo ci siano... Oh, in realtà c'è qualcosa da fare. Possiamo fare un patto di non aggressione, un transito militare con un'altra fazione minore di Kislev. Vediamo, no, nessun soldo. Accordo commerciale. No, ci chiede troppo. Quindi, così, facciamo così. Tanto probabilmente un solo insediamento, la signora Elena Zakharova ci saluta il prossimo turno, perché qui ci sono degli esserini simpatici, uomini ratto. Probabilmente distruggeranno definitivo questa piccola fazione. Ostland, fazione minore imperiale, cosa ci propone l'Ostland? Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? Sì. Patto di non aggressione, 500 golden. No, facciamo così per il momento, ci assicuriamo dei buoni rapporti con le fazioni imperiali a sud, semplicemente per evitare che in futuro chiunque vinca nello scenario imperiale, probabilmente Karl Franz, non ci detesti e quindi noi si possa continuare a giocare con l'obiettivo di essere uno scudo dell'umanità a nord. Ok, bando alle ciance di nuovo, se no veramente io con la mia logorrea vi tengo qua a guardare lo schermo infinito per nulla. Passiamo il turno, vediamo che succede. Azag il massacratore attacca gli ogre perché era in guerra con gli ogre. Ho fatto benissimo a prendere i mercenari questo turno perché altrimenti non avrei più avuto occasione. Vediamo, adesso toccherà ai Bersonling. Stanno per arrivare, sono alla fine. La Norsca è veramente scagata. Allora, vittoria pirrica in automatica. Ma ho detto che si gioca tutto. Ci hanno attaccato. Non è super auspicabile come risultato, come dicevo prima, ma non sarà una battaglia d'assedio, sarà di nuovo in campo aperto. Quanto gasa la musica di Kislev comunque. Sono stati bravissimi nella rappresentazione di tutti gli stereotipi slavi massimizzati al 100% nel contesto fantasy. Piccola nota, Kislev non aveva mai avuto fino a Total War Warhammer 3 nel gioco da tavolo una rappresentazione così netta, aggiornata e ricca. Assieme al Katai, che proprio non esisteva se non vagamente nell'idea della lore di Warhammer Fantasy, con Total War Warhammer 3 la Creative Assembly che ha sviluppato il gioco e la Games Workshop si sono unite per creare e proporre per la prima volta entrambe le fazioni con un roster di unità e peculiarità e personaggi più rappresentativi. Allora, belli gli ogre, belli ciccioni, tori ogre. Hanno fame. Ok, c'hanno pure i nostri colori. Ok, giustamente. Come organizzare questi gruppi? Allora, la fanteria mostruosa da una parte, la prima linea da un'altra. Però come la metto la prima linea? Loro hanno tante unità. Qua ci arrivano i rinforzi. Potrei fare camping sul bordo mappa.
troppa in realtà. Ci attaccano, quindi sì. Non è la fazione migliore con cui stare a fare camping all'angolo, però lo farò lo stesso. Tanto ci attaccano. Allora, avrò tempo? Sì, ho tempo per studiarmi tutto quanto. Ok. Allora. Qui c'è una foresta. Nella foresta è meglio non far passare le unità grandi. Però è anche un buon modo per coprirmi da eventuali cariche. Potrei schierare qui. Così. Questa linea di battaglia. O addirittura un po' più lunga e mettere dei cossari qui. Ok, sto ragionando, non... Arrivo, spiego tutto. Purtroppo vedete, la mappa è un po'... tutte le mappe, ma questa nello specifico, sono un po' antipatiche per certi schieramenti a ridosso del bordo. Ma ce la sto facendo, infine. Ok. Allora, con spazio voglio vedere un attimo meglio l'overlay. Voglio provare una cosa. Magari è un errore madornale, come si direbbe in altri termini videoludici. Sto intenzionalmente sto intando, però ci voglio provare. Tanto sono arrivati gli altri arcieri che vado ad unire in questo gruppo. Ok. Li metteremo qua. Il nostro secondo lord qui. Ok, però vi dovete muovere. Dovete muovere. Tanto vado già a muovermi in quella direzione con le altre unità. Il ghepardone è buono contro le unità grandi, quindi va bene. Ok. Fra un po', anzi subito, lancerò questo incantesimo. Perfetto. Intercettiamo i troll. La cavalleria è andata a culo, ma va bene così. Un bel incantesimo per distruggere la linea nemica. Let us battle! A worthy foe! Ok. Ah. Bene, non benissimo qui, Devo iniziare a colpire i loro arcieri con le mie unità a distanza, perché sennò diventa tragica. Qui abbiamo un ottimo incantesimo da tirare, lo tirerò così. Perfetto. Devo tirare via il gattone. Non è un'unità fortissima purtroppo. Oh, il lord nemico sta andando. È andatissimo. Anche i loro troll sono belli che andati. La sua fanteria è distrutta. Abbiamo un'unità di ogre che è in rotta e uscirà dalla battaglia. Purtroppo anche il lord nemico uscirà dalla battaglia. Però vabbè. La zarina se l'è cavata discretamente. Vediamo di spazzare via anche queste unità. Il mio gattone è ridotto male, è in rotta.
Sì, purtroppo buona parte dell'esercito nemico si salva, non sarà distrutto. Male, perché rientrerà nell'insediamento. Soprattutto questi troll rientreranno nell'insediamento. Proverò con la cavalleria a pulire il più possibile. Ma sì, è andata. Non sono super soddisfatto, avrei potuto giocarla meglio sicuramente. Vorrei fare un inciso mentre tutto questo si va a svolgere in background. Non sto cercando di mostrare un gameplay pieno di exploit e di trucchetti come min-maxare, ottimizzare tutte le tattiche e cose del genere, perché non solo la difficoltà non è leggendaria, ma penso che come primo approccio mio per mostrare e presentare Total War Warhammer non sia il migliore. Ci sono tantissimi canali anglofoni che lo fanno, giocatori molto esperti, anche giocatori molto esperti del multiplayer in Italia. Per quel tipo di gameplay consiglio di andare a cercare loro. Sicuramente non è il mio approccio, perlomeno non iniziale, nonostante le tantissime ore di esperienza su questa saga, va bene, ma bisogna anche sapersi divertire con i videogiochi e andare gradualmente, apprezzare. Ognuno ha il suo stile, il mio stile in questo caso è quello più immersivo, ecco. Voglio cercare di spiegare, mostrare, vivere tutta l'esperienza, non super facile perché altrimenti non avrebbe senso. Allora, non abbiamo perso unità. Reintegro ci potrebbe anche stare tenendoli noi sotto assedio, però la devozione è una risorsa che all'inizio serve. Come prima sono un po' combattuto fra le varie scelte. Devozione, dai. Anche perché tanto adesso, a parte che abbiamo una nuova missione, accordo commerciale con una fazione, cosa farò? Andrò a rinforzare rinforzino l'esercito della zarina. Cambierò la modalità da marcia a normale per evitare appunto che sì, con marcia andremo più spediti, avremo più punti di movimento in campagna, ma l'esercito avrà, come si può notare qui, un sacco di malus, fra cui il più importante, il vigore praticamente a 0 in battaglia per tutte le unità. Il nostro cacciatore, il Drusina, ha un punto da mettere, potrei mettere rifornimento. Tanto non credo che questi lord rimarranno tanto in gioco. Con la zarina ci sono due ipotesi. Allora, presenza ispiratrice, che di solito metto sempre, o continuare sul piano strategico. A me piace sempre iniziare, magari non è il top, ok? Però a me piace sempre dare ai miei lord principali subito più punti possibili nel ramo blu per arrivare ai bonus in campagna. Soprattutto per il mantenimento e l'attacco fulmineo penso che siano fondamentali. Quindi vabbè, magari non è ottimale in questa situazione, questo turno specifico, però bisogna anche saper giocare gli strategici a lungo termine, avere un piano. Magari non è il più ottimale, però è il mio. E quindi ecco qua, vi consiglio di fare così, no? Di puntare più sull'economia, sulla strategia, perché tanto la tattica all'inizio, se non dobbiamo affrontare specificatamente un nemico insormontabile, andare a cercare dei piccoli bonus per l'esercito, la magia, il lord, non sempre penso sia la soluzione migliore. Dipende anche dalla fazione che si sta giocando. In questo caso Kislev penso che ottenga più benefit da una strategia, un modo di giocare più tall, come si dice nel panorama strategico, più alto invece che largo. Quindi cercare di avere meno cose, più specializzate il prima possibile, e poi da lì studiarsi l'avanzamento espansivo, non puntare tutto sul mi espando velocemente e dopo penso a infrastrutture, tecnologie, bonus per
l'economia, eccetera. Bene. Rant a parte, direi di provare subito la battaglia d'assedio. La mappa in questione non dovrebbe essere niente di impossibile, perché è un insediamento di Kislev, infatti ci sono 3 ingressi separati da montagne e zone collinari invalicabili. L'obiettivo sarebbe andare a prendere subito il punto di comando per facilitarci la vita, ma possiamo anche giocarla serenamente come un assedio normale, vedere di attaccare da tutte e 3 le parti per dividere le truppe avversarie o fare un unico assalto su un set di mura, su una zona di mura e basta. Ecco qua. Le torri delle mura sono abbastanza pericolose se le mura sono munite di unità nel punto di controllo, perché saranno alla fine le più problematiche da gestire. Ci faranno molti danni. Allora, i nostri 2 eserciti arrivano qua, quindi in realtà potrei lasciare la cavalleria e il gattone nascosti qui e provare l'assedio con l'ariete. Cos'è più lontano? Più lontano qua. Quindi io di solito questa mappa con eserciti più grandi, però, quindi da 20 unità, divido le unità d'assedio sulle 3 aree perché li ha un po' smatta. In questo caso io farò così: manderò gli ogre dall'altra parte, perché gli ogre hanno un tratto, se non ricordo male, dovrebbero poter attaccare le porte. Non possono più attaccare le mura, non hanno più la possibilità di spaccare le mura? No, non c'è più. Però possono attaccare la porta, quindi lì gli ogre belli nascosti e qui tutto l'esercito. Ora dovrei cercare di tenere il più lontano possibile le unità dalle torri per evitare di prendere troppe pacche. Quindi mettiamo Zarina un pochino qua a vedere se può tankarsi colpi, e l'ariete ovviamente il più vicino possibile perché ci serve per attaccare. Vediamo ste torri. Zarina. Ok, bella arrabbiata. Andiamo a spaccare la porta qui e la porta qui. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Ok. Vediamo se con qualche tattica stramba e matta riuscirò a confondere la Norska. Il resto sono dei barbari, non dovrebbero essere proprio brillantissimi per intelletto. Zarina Katarina. Qua arrivano fra un minutino i rinforzini. Ma sì, dovrebbe andare bene. Ha tutte le unità qui, bello confuso. Mal che vada, perdo un po' di modelli di queste unità. Sta iniziando a spostare, non è completamente ignaro della situazione. Non voglio usare le scale perché quando si dà l'ordine a un'unità così di mettere le scale, il vigore dell'unità scende drasticamente. Salire le mura con le scale non è proprio l'opzione migliore, e in ogni caso la fanteria della Norska è un pochino più forte di quello che ho a disposizione adesso per tenere un muro. Se avessi delle guardie dello Zar, che sono il tier di fanteria superiore di Kislev, anche. Cat, non prendere troppe svelle, tiriamo magari qualche spell per rallentare. Non ci arrivo, non le posso tirare sulle mura. Vabbè, facciamo così, vediamo che succede. Niente, va bene. Come è messa sta porta? Vabbè, tanto facciamo correre i nostri amicini rinforzini.
Oh no. Devo correre fuori dal range delle torri. De nuovo. Vabbè, che fin tanto mi focussate sti guerrieri, anche se muore l'unità non è importante. Come siamo messi? Ma io azzarderei anche di velocizzare un pochino, ha mandato fuori... ha mandato fuori i troll. Così. Ho deciso di mandare fuori i troll. Perché abbiamo spaccato la porta. Allora direi di entrare. Abbiamo spaccato la porta, sì. Quindi si entra. Lui ha già iniziato a spostare tutto. Questa porta non è rotta, questa neanche. Però intanto li stiamo confondendo. Sons of Kislev! Circondiamo sti troll così ci liberiamo subito del problema. Poi direi di iniziare a spostare loro qui, loro qua, e Cat vanno ad attaccare il giampiero della Norska. Ok. Piano piano lui ha capito che deve dividere le unità su tutto l'insediamento. Adesso conquisteremo questa porta. Le torri ormai non sono più un problema. Però il problema principale è questo lord. E le unità da tiro del nemico. Ma adesso affrontiamo tutto. No problemo. No problemo. Erik Torjussen, che con un colpo d'ascia spacca tutto. Ha smezzato la zarina, va bene. Defender of Kislev! Yes! Qua niente, ci vuole ancora un po' di tempo per le porte. È un blob ormai. Yes! Vale la pena? Sì, vale la pena. Io vi consiglierei di sparare a questi predoni. Grazie. Purtroppo la nostra guardia dei ghiacci ha preso un pochino di perdite di troppo e vabbè, c'è poco da fare. Abbiamo spaccato la porta, quindi finalmente possiamo andare a provare a prendere il punto così sneaky sneaky. Ma tra poco penso che l'esercito nemico andrà in rotta definitiva, Non so fra quanto, ma non dovrebbe servire ancora tanto tempo. Hanno costruito una torre qui, quindi andremo adesso anche ad occuparci di questo, prendere questo punto di controllo. Liberiamoci di questi predoni. Sì, sei la tempesta, zarina. Ok, andiamo, veloci, non voglio perdere troppe unità.
Probabilmente no, dovrebbe sopravvivere questa di guerrieri. Spero di essermi mutato in tempo per uno starnutaccio. Nel caso mi toccherà editarlo. Ok, va bene, va bene. Indeed. Sto velocizzando perché tanto ormai non ci dovrebbero essere più problemi di sorta. E abbiamo vinto, perfetto. Ok, vittoria decisiva. Anche qui avrei potuto giocarla meglio, stare un po' più attento, però spero di aver mostrato più o meno qual è l'approccio con questa mappa specifica. Adesso farò un paio di scelte all'interno della gestione delle unità. Nel frattempo è comparsa una bella frase, più che una frase, proprio un paragrafino sulla compagnia di liberi sicari di Vespero di Tilea. La Tilea dovrebbe essere l'Italia in Warhammer Fantasy. Allora, pochissima devozione, abbiamo preso però la capitale della provincia dell'Oblast meridionale. Un po' di soldi, non ci sarà bisogno di saccheggiare ma solo di occupare. Adesso due cose. Prima di tutto il nostro boiardo se ne andrà disbandato, congedato. Abbiamo ottenuto una buona armatura, dei buoni oggetti. Sì. Soltanto l'armatura? Ok, allora ho letto male. La pozione, vabbè, potevo anche metterla prima. Non so se lasciarla a lei in realtà. Adesso farò questa cosa, unirò 2 unità di guerrieri Kislevite in una sola. E farò questo. Il nostro buon Mikhail. Tra l'altro, piccola tip, si possono rinominare i lord, quindi invece che Mikhail, scusate, Mikhail del ghiaccio, come lo chiamiamo? Zaposki, mi piace. Così. Invece la zarina recluterà 2 unità di guerrieri e nell'insediamento di Forte Jakova, vedete, c'è stata attribuita automaticamente una capanna, una caserma. Perché c'è il triangolino? Perché c'è già una caserma in questa provincia Zavastra, quindi questo turno si andrà a demolire questo edificio. Ora, ordine pubblico per me è molto importante. Seguire l'andamento dell'ordine pubblico e capire come portarlo più in alto possibile, perché ogni livello, positivo o negativo, ha dei bonus e dei malus importanti. A me interessa molto la crescita più che il controllo, perché più cala ovviamente il controllo generale, più aumenta il bonus indicativo del controllo in quel tier negativo, per evitare che capitoli subito a meno 100 e quindi salti fuori una ribellione. C'è anche l'ipotesi di farmare, quindi aspettare che poppi, che salti fuori la ribellione di volta in volta e con il proprio esercito del lord principale distruggere questi ribelli, guadagnare punti esperienza e soldi, e questo garantirà anche 4 turni appunto di ordine pubblico maggiorato, garantiti dal fatto che c'è appena stata una ribellione. Nel mio caso però vorrei provare un'altra strada. Vorrei provare a togliere gli introiti. Vedete che è cambiato già da meno 10 a meno 6.
da questa provincia che tanto non genera granché al momento, veramente poco, per un paio di turni finché non la chiudo e non cala completamente la corruzione a 0. Nel frattempo, di fianco a noi, oltre che gli ultimi ogre, che non hanno però più un campo, hanno solo un piccolo insediamento, scusate, c'è la fazione di Azag il massacratore, pelle verde, orchi e goblin. Finiremo con il doverla affrontare questa fazione, purtroppo. Per ora non ci voglio pensare, anche perché nello spostare Mikhail a Kislev sto già, sì, gloria alla madrepatria, to the motherland, va bene. Stavo dicendo, Mikhail, se non mi interrompi, che sarebbe opportuno affrontare la minaccia degli Skaven che proviene da Pozzo Infernale in questa regione nascosta. In realtà è una regione che fa provincia, perché è un insediamento gigantesco come Kislev, Praga ed Erengrad, e conoscendo i comportamenti dell'IA e rimanendo fedeli anche all'idea di essere uno scudo per la civiltà, so bene che dal nord arriveranno un sacco di problemi. Quindi, passando il turno e vedendo un po' come si comporta Azag, la strategia adesso, sempre che non ci siano imprevisti, è distruggere i Berserkling, che però hanno appena reclutato un altro lord, quindi devo muovermi, non posso tergiversare. Intanto, come preannunciato, l'enclave drusina è stato distrutto. I topacci sono Forte Ostrok. Allora, posso avvicinarmi vedete, questo è il confine fra la regione di proprietà e quella nemica nella provincia. Rimango dentro alla mia proprietà non solo per il reintegro, che è praticamente irrisorio, ma anche per reclutare. Non potevo farlo il turno precedente perché avevo appena conquistato l'insediamento. Ora, cosa costruire a Forte Jakova? Abbiamo a disposizione la risorsa del ferro e consiglio sempre, con la maggior parte delle fazioni, di prioritizzare la risorsa economica del commercio. Specifica, appunto, ci deve essere il simbolino sopra qualsiasi altra infrastruttura economica. Perché non l'ho fatta Kislev? Qualcuno si sarà magari anche chiesto prima. Perché i bonus in questo momento non sono così fondamentali per quello che sto cercando di costruire, cioè gli introiti derivati dalle fattorie. Noi al momento non abbiamo fattorie, non ancora. Magari sarà nei piani costruire il ramo delle fattorie in tutta questa provincia, almeno una fattoria per insediamento minore, e forse anche nel forte, anche se nel forte avremo i mercati un pochino superiori. Adesso ci ragiono. Comunque non era importante costruire le pelli, mentre l'estrazione del ferro, se questi pop-up collaborassero, riduce il mantenimento di tutti gli eserciti, anche se di pochissimo, i costi di reclutamento dei cossari della Guardia dello Zar, ci dà degli introiti netti e la produzione di lingotti. Al momento vediamo con chi possiamo fare degli accordi commerciali. Con nessuno. Forse con Malakai Makaison, però dovremmo dargli dei soldi. Nani di Malakai, ci chiede poco, quindi direi che possiamo anche farlo. Lui ci guadagna molto di più perché ha già qualcosa da esportare. Noi fra 2 turni con il ferro avremo 20 lingotti, però dovremmo poter completare un incarico siglando questo e rientrare della spesa dei soldi necessari. Esatto. Perfetto. È pochissimo, però meglio di niente. Ok. Direi prossimo turno. Non c'è altro da fare. Non è vero. Mi stavo dimenticando del signor Mikhail. Direi uno di cossari e uno di guerrieri. Continuiamo a reclutare proprio nell'ottica di dover affrontare gli Skaven fra un pochino. Passaggio di turno. Le fazioni calano drasticamente i primi 10, anche 20 turni, perché molte fazioni vengono completamente annichilite dalla stessa IA. Dipende da alcuni generatori di script, numeri
che danno risultati sempre diversi, però con una preponderanza per le fazioni con un lord leggendario, ecco, rispetto a quelle minori senza. Abbiamo terminato la prima tecnologia, come avevo detto, passiamo subito a convalescenza. La grande ortodossia provvede, ha ragione la zarina, e andiamo dritti su Igero. Questa battaglia, appunto, potrei fare risoluzione automatica, ma non è mai favorevole. Cioè mi sta dicendo, ehi, perderesti 2 ogre. E no, non è il mio interesse, quindi andiamo subito a combattere anche questa battaglia. La più grande strega del ghiaccio da generazioni, la regina Khan, perché appunto erano popolazioni nomadi. Vedete, è un mimic molto attuale, no? Su determinati contesti storici, quando si dice che le popolazioni slave orientali sono un connubio anche con i popoli delle steppe. Di nuovo gruppi. Che bella frase, strength in solidarity, la forza nella solidarietà. Brava zarina, brava. Anche di bella presenza la zarina Catarina. Qui gli ogre sul fianco sinistro. Una bella linea dritta che però andrei quasi quasi ad invertire. O no? Sì, dividiamola un attimo. È già tempo di dividerla. Mettiamo così. Flambé. Così. Alla Giorgione. Ok. Pronto. Direi belli separati loro. Forse un pochino più avanti addirittura. Ci attaccano perché la Norsca viene sempre dritta. Non falliremo, zarina, non falliremo. Ursun, il primario dio, il dio orso di Kislev, che viene sempre invocato dalle unità e dagli lord e dagli eroi, da tutti quanti i kisleviti. La Norsca invece adora le 4 divinità del caos, anche se con aspetti e nomi differenti, non i classici, tra virgolette, reali nomi di queste entità, che sono Nargol, Khorne, Tzeentch e Slaanesh. Qui stanno proteggendo i predoni a cavallo con le lance e va bene così. Rallentiamo la carica come al solito di queste unità. Direi di fare una piccola manovretta sul fianco. Vediamo di fare anche un focus delle unità da tiro e sfruttare una tecnica, una tattica dell'impero, cioè il flanking con le unità di polvere da sparo. E lanceremo anche una bella magia per distruggere i ranghi nemici. Oppala! Oppela babbo! Dritto così. A ognuno il suo tiro. Perfetto. Uso anche l'elmo della discordia, di cui mi ero praticamente scordato, ma va bene lo stesso. Un bel malus a dare. Ok. Direi che smettete anche di sparare. Non c'è bisogno di inseguire. C'è rimasta una sola unità nemica, non è un problema. Che non è in rotta ovviamente. Una è tornata, ma anche questo non è un problema. Prendiamo i nostri arcieri e le nostre unità da tiro. Non c'è assolutamente necessità neanche di sparare un colpo su questi predoni, scappano tutti, rotta definitiva. Stiamo attaccando un insediamento, quindi terminiamo la battaglia, fine, basta, ciao.
persi un po' di modelli, ma tutto a posto. I primi turni di Kislev sono veramente amichevoli, friendly per i novizi. Non vorrei chiamarli newbie, però, perché è un pochino più dispregiativo, quindi continuerò a usare la parola con la Z e continuerò ad usare tante Z, mi dispiace, ve le dovete sorbire le mie Z. Ricompensa discreta. Occupiamo. It is mine by right. Yes. Ok, un seguace che funziona diversamente appunto dagli oggetti. Abbiamo ottenuto anche una corona del dominio che però sì, potrei anche equipaggiarla al posto della pozione che è inutile su di lei. Abbiamo già equipaggiato il prete di Tal che ci dà più 5% devozione ottenuta quando affrontiamo le fazioni caotiche. Possiamo scegliere la disciplina di ferro e leader delle reclute. Perfetto. Ok, provincia messa al sicuro, distrutti Bersonling. Possiamo nominare un Atamano, è una delle meccaniche di Kislev. Possiamo selezionare un lord specifico. Mi si è faccato tutto lui perché ho premuto qualcosa che non dovevo per sbaglio. Ok, possiamo selezionare un Atamano da una lista. Gli Atamani hanno possibilmente un massimo di 2 bonus in una scelta di 4, ma se è solitario il bonus generalmente è più potente che quando è in coppia. Fra effetto sulle entrate, sull'ordine pubblico, sulla crescita e sulla corruzione. Io sceglierò di intervenire con Sergei Akulov, 5% di aumento delle entrate, 3 di ordine pubblico, e lo assegnerò all'Oblast meridionale. Il numero dipende sempre dalla quantità di province assicurate dopo la prima. In questo caso abbiamo un massimo di un Atamano. Perfetto. Abbiamo ottenuto anche uno stendardo, lo stendardo del pianto, che causa l'unità a cui viene assegnato lo stendardo causa paura e terrore, che sono 2 condizioni sulla disciplina non super necessarie. Questo perché abbiamo nominato un Atamano, abbiamo anche un sacco di soldi da reinvestire. Direi di reclutare a questo punto 2 unità di cossari con arco e basta, non con lancia. Preferisco quelli con spada. Per le statistiche è vero che sono meno dirottati verso l'affrontare le cariche di cavalleria sui fianchi, che possono sempre avvenire, ma come si vede dalla scheda hanno più attacco e difesa corpo a corpo delle... No, difesa corpo a corpo no, solo attacco. Un po' meno di difesa corpo a corpo, ma più forza dell'arma, ecco sì, mi stavo confondendo, e bonus carica. Quindi non hanno il bonus contro le unità grandi, ma in generale hanno più danno espresso e più possibilità, con la statistica di attacco corpo a corpo, di infliggerlo, con un po' meno di difesa, quindi di possibilità di ridurre gli schiaffi presi in corpo a corpo. Prima o poi farò anche una guida su tutte le statistiche delle unità, promesso, però volevo provare con questo format appunto del gameplay i primi turni di Kislev. Direi di reclutare ancora 1 e 1. Altro da fare in realtà non c'è. Potrei a Igerov, appena conquistata, demolire la scuderia e decretare epurazione delle steppe. Sì, direi epurazione delle steppe. Anche qui ordine pubblico, portiamo su il più possibile l'ordine pubblico. Abbiamo ancora l'invocazione di Daz per 6 turni. Non siamo in vantaggio sulla controparte per i sostenitori, anche perché non posso ancora usare il denaro per aumentare i sostenitori per ora. Passaggio di turno, sperando che gli orchi non decidano di tirarci una pugnalata a Forte Jakova nei prossimi turni. Vediamo che succede. Passato Asag, visto passare, quindi dovremmo essere al sicuro per ora.
L'obiettivo, secondo me, è andare a nord a sconfiggere o provare di sconfiggere il clan Molder di Trott, gli Skaven. Occupiamo, saccheggiamo, ora diamo al suolo 3 insediamenti per ottenere la zanna di ghiaccio, che è un'arma specifica della signora Zarina. Manteniamo il controllo di alcune province, 3, per ottenere anche un talismano della resistenza molto forte e un po' di soldini. Ok. Allora, abbiamo un bonus di surplus finalmente. Scelta. Molti direbbero, conviene prima potenziare gli insediamenti minori e poi quello principale. Io non sono sempre d'accordo. Secondo me il livello 2 è essenziale rincorrerlo subito. Poi piano piano seguire, vedete che il surplus richiesto per gli insediamenti minori è 1 e 2 per arrivare al massimo per ognuno, mentre per il surplus necessario per l'insediamento principale della provincia aumenta al 3 e 2, poi diventa 4 e 5. Io opterei per questa scelta e nel frattempo a Igerov si potrebbe pensare di o investire già nelle fattorie o in un altro altare dell'ortodossia. Forse per 500 monete al momento sarebbe meglio investire in questo e cercare di rincorrere Kostaltin nella nostra gara all'unificazione di Kislev. E spostiamo la Zarina via. Spostandola fuori il bonus all'ordine pubblico cala, ma neanche di troppo al momento. Ora farò una cosa non ottimalissima, ma che intendevo fare anche prima. Vediamo però cosa mi conviene. Mi conviene magari fare così. Ok. Recluterò 1 e 1, avendo disbandato l'unità ferita da reintegrare, così che il grado sia già anche di poco maggiore. Un piccolo investimento, me lo posso permettere, non è super ottimale, va bene, però è un'opzione. Nel frattempo a Kislev si può già optare per la costruzione del livello 2 e spostare in avanti, ma sempre all'interno della provincia di Kislev, il nostro Mikhail Zaposki per spottare cosa stanno facendo i topastri e reclutare sul bordo. Siamo proprio filo al mantenimento. Ma non è un problema, perché il nostro rule è absolute e quindi riscuoteremo gli introiti appena possibile se dovessimo finire in negativo, e dovremmo essere ok. Turni interessanti, i primi come sempre, mi piace ripetermi. Ma perché mi è venuto da dire interessante? Perché oltre, va bene, i nostri amici ogre sono spacciati, sono arrivate 2 carovane dal Katai. I custodi di Giada e i signori del fiume orientale. Sono 2 fazioni minori del Katai. E io quasi quasi, con Katarina, mi darò al brigantaggio. Mi spiego prima di farlo. Queste fazioni non sono fazioni con le quali probabilmente avremo a che fare in futuro. E cosa succede? Queste carovane, che sono meccanica del Katai, se attaccate, dato che si sposteranno ogni turno fino a destinazione, potremmo non solo guadagnare un po' di soldini derivati dalla battaglia stessa e quindi esperienza, ma anche il cargo. Hanno dovuto nerfare moltissimo il valore del cargo perché era molto abusabile questa cosa, cioè il brigantaggio delle carovane. Però rimane una meccanica di gioco che è anche voluta, intesa dagli sviluppatori. Hanno un esercito non proprio schifosissimo, però abbiamo anche la guarnigione con noi. Potremmo addirittura mandare avanti la guarnigione. Chissà se si riuscirà a fare questa battaglia e passare anche alla prossima e magari concludere l'episodio con questi 2 saccheggi
di linee di rifornimento. No, non sono linee di rifornimento, sono appunto spedizioni mercantili, però per noi possono diventare linee di rifornimento, ecco. Mappa caruccia, loro dovrebbero rimanere in difesa perché sono simpaticamente stati attaccati e sono in una incollatura doppia. Direi di fare così. Yes. Qua e qua. Ok, vediamo che succede. Non dovrebbe attaccarci. Infatti rimane difensivo. Ok. Mentre la Zarina fa il suo discorso, io direi di mandare avanti non correndo, quindi non consumiamo vigore in maniera non necessaria. Scelta dell'incollatura fra le due, questa è più stretta, quindi in realtà no, ho sbagliato, devo dire di andare qua. Nostro esercito, e poi avanti veloce. Arriverà fra un pochino anche la guarnigione, che magari manderò avanti veloce perché chi se ne frega, come al solito, delle guarnigioni lungo questa insenatura, giù da questa collina, per vedere come si comporta l'intelligenza artificiale. Raggruppiamo tutti questi rinforzi della guarnigione, spediamoli proprio velocemente qua. Ok. We fight for Ursan! Armored Kossars! Vediamo. Oh, no. Ok. Volevo rimanere fuori dal range dei balestrieri del drago celeste. Per questo ho fatto questa piccola manovra. Ve l'avrei dovuto dire istantaneamente. Scusate, mi devo ancora abituare a fare questi video in tempo reale in cui devo commentare ogni cosa. Il mio cervello va a diverse velocità a volte. Mi dispiace. Andiamo avanti, vediamo. Oh, qua. Fino a questo punto ci possono sparare. Zarina un po' più avanti. Direi che possiamo già avanzare senza pietà alcuna. Andiamo ad attaccare prima la guardia del drago celeste con tutto quello che abbiamo, mentre con i nostri arcieri andiamo a targettare questi infamacci. Questa unità di dervisci kisleviti, kossoviti, dal Kosovo, non da Kislev, ok. Li mandiamo avanti a morire, perché tanto sono un'unità veramente scarsa. Vediamo anche di lanciare un bel incantesimo sui balestrieri. I nostri ogre vengono targettati per primi, vabbè. For the motherland. Armored Kossars! Making it so. The motherland finest! Vediamo di spostare qua gli ogre e capire cosa possono fare di interessante. The motherland's finest! Kossars! Vediamo che succede qui. Volevo baitarle in realtà, potrei aver esagerato anche, ma per fare così
e tenere il lord della guarnigione un attimo a impegnare le altre unità. Non riesco a far sparare tutti i miei corsari per qualche arcano motivo del fuoco automatico. Direi di fare anche un piccolo movimento usando i nostri oggetti con la zarina e sparare alla guardia del drago celeste con i corsari. Ok, gli ogre stanno massacrando queste unità. Posso provare a circumnavigare un attimo in questo punto la formazione nemica e caricarli. Ok, direi che più o meno è andata. È rimasto il Lord Magistrato, ma fra poco sarà sconfitto. Gli ogre si stanno pappando questi arcieri popolani. La mia cavalleria ha fatto un bel flank alabardieri e lancieri. Essendo una carovana non c'è bisogno di terminare tutte le unità nemiche. Dovrebbe scomparire, dovremmo aver massacrato tutto quanto. Vediamo quanto ci pagherà. Non ne sono molto sicuro perché hanno cambiato tantissimo i valori. Era esagerato una volta attaccare le carovane del Katai. Siamo vicini alla, credo, 6.1. Questa dovrebbe essere la 6.03 addirittura. Controllo al volo, non voglio dire fesserie. Sì, la prossima patch è la 6.1. Allora, reintegrare soldini o esperienza? Io direi reintegrare. In questo caso abbiamo distrutto. Quanto abbiamo fatto? Un po' di oggetti. 2000 gold mi verrebbe da dire. Non ho visto. Non tantissimo, però abbiamo fatto degli oggettini. Archibugio, scudo incantato. Ok. Stendardo che magari attribuisco al druzzino, darei l'archibugio, la pozione della vista acuta e lo scudo a questo punto. Già un po' di oggettini. Lo metto in modalità accampamento e continuo a reclutare anche se siamo in negativo. Non è un problema. Direi di provare a fare l'ultima battaglia, dichiarando guerra anche ai signori del fiume. Causa terrore ai cavalieri. Hanno degli ogre. Niente di inaffrontabile. Con questa battaglia forse direi di terminare l'episodio. Chissà se è la scelta ottimale oppure sarebbe meglio fare un altro paio di manovre. Siamo già a un'oretta e 20 passata, forse anche di più. Forse quasi un'ora e mezza direi. Ok. Un pochino più rapido. Rapido. Ci provo. Provo a essere un pochino più rapido. Tanto dovrebbe essere semplice. Mandiamo tutto avanti verso questa insenatura di nuovo. Gli ogre li potremmo far fare assieme alla cavalleria un bel giretto dall'altra parte. Ok. Direi loro rimangono fermi o attaccano? Rimangono fermi. O attaccano? Attaccano. Hanno deciso di attaccare.
Proviamo a fare così. Hold! Armored Cossars! Taking position! Obey the Ma devo stare un attimo attento a una cosa specificatamente, cioè on the la march! collina per il tiro delle unità. Abbastanza importante non scazzare. Defenders of Kislev! Queen's Lancers! Forge for Kislev! Armored Sparano, benissimo. Cossars! Ok, modalità guardia per le unità da tiro e queste unità da tiro Obey the Orthodoxy! sugli arcieri popolani, queste unità da tiro sui mangiauomini degli ogre Obey the Orthodoxy! Cossars! e iniziare a pensare anche... no, cosa state facendo, matti? Di rallentare la carica degli ogre, andare a prendere le retrovie. Ok, Armored Cossars! Taking point! On the march! Cossars! vediamo di usare anche 1 o 2 spell per spezzare la fanteria nemica. Mando un po' avanti. Boh, gli ogre sono stati completamente massacrati, benissimo. Elmo della discordia. Baffiamo la disciplina a un'unità in corpo a corpo, fra delle nostre, nella nostra frontline. Tolgo lui perché tanto ormai è andata. Un paio di colpi da parte dei nostri cossari a queste guardie del drago. No, sono guerrieri di Giada. Pardon. Abbiamo completamente massacrato la backline. Che belli i nostri ogre. Boom. Ok, fine. Non c'è bisogno di perdere altro tempo. Voglio stare attento a quanti soldi si guadagnano sto giro. Abbiamo perso pochissimi modelli, veramente pochissimi. Poi è comparsa Dricha, non so come sarebbe meglio pronunciarlo, che è il lord degli elfi silvani giù a sud. Abbiamo fatto 1100 monete. Direi di poter prendere un po' di esperienza sulle unità o dei soldini. 700 iniziano ad essere interessanti. Dai, andiamo un po' di soldini. Un altro oggettino. Level up. Cuor di lupo. Sono delle unità della fama, quindi limitate a 1. Direi fra mantenimento e attacco fulmineo potrei già iniziare ad investire nell'attacco fulmineo per primo. Metto in marcia per andare verso Vitevo. Allora, turno 7. In negativo con un più 11. Posso tankarmi 210 di negativo per un turno, vedere cosa succede, fare al volo gli ultimi turni e chiamare la giornata conclusa. Nel frattempo Trot è lì che fa quello che gli pare e gli eserciti di Azag sono pronti lì nell'angolino ad attaccarmi. Prague sta andando ad affrontare qualcuno. Dovrei controllare con chi è in guerra Prague, effettivamente. Non abbiamo buoni rapporti con loro. L'Ostermark ci propone transito militare per 300 monete. Vediamo se riusciamo a spillare qualcosa di più. 317 è un accordo commerciale con 170, direi così è meglio. Eccolo qua. Come lo sapevo. Gli elfi silvani di Draika e lei sono a Nagenov. Pronto al dovere perché potremmo già reclutare di nuovo quel lord. Ora, c'è una considerazione da fare questo turno prima di muoversi, è
rapporti con gli elfi silvani, che però sono in guerra con i nostri amici dell'impero e con gli orchi e goblin. Allora, negativo per tutti. Non credo di avere un esercito in grado di affrontarla ancora. Direi di parcheggiarmi a Vitevo. Attivare gli introiti. Siamo passati da più 17 a più 13. Va bene così. Valutare magari di disbandare un'unità di guerrieri questo turno, perché nel caso potremmo recuperare questo unimento, questa unità reggimento della fama, questo unimentemento della fama, sì, e passare magari da 19 a 20 e fare un piccolo tranello per l'IA che pensa è meno forte di quanto pensi in realtà, e poi tac, sempre che non si venga attaccati questo turno, ma non dovrebbe arrivarci, vedevo, quindi no. Sempre interessante cliccare sui lord e vedere qual è il movimento massimo di movimento. Il movimento massimo di movimento, sì. Il range di movimento massimo. Ce la posso fare. È impegnativo, ma vi assicuro. Tiranno matto, molto stanco. Ce la posso fare. Quanto riguarda questo esercitino, non è in grado di affrontare gli Skaven. Non ancora. Però reclutare si può sempre fare. Krag è in guerra con la tribù di Goromadni, che sono una fazione della Norsca, bella parcheggiata qui. Non c'è molto da fare al momento. Passato il turno, per velocizzare un pochino la pappetta delle cose, sì, ho notato che c'era una notifica dell'Atamano. Andrò a vedere l'evento dell'Atamano il prossimo turno, perché semplicemente mi sono scordato. Capita a tutti, vero? Capita anche ai migliori. In questo caso non sono il migliore. Talabekland, impero fazione minore, pagamenti 110 per un patto di non aggressione. Perché no? Va bene, non ti provo neanche a spillare di più. E direi subito, ok, tecnologia per prima. Rito della lealtà dello zar non ci serve perché non abbiamo guardia dello zar. Potremmo investire. Bella domanda. Commercio, commerciamo poco. Ancora non voglio reclutare delle streghe del ghiaccio. Capacità di reclutamento locale ancora non serve. Artigiani ottici potrebbe essere utile, ma forse la scelta migliore è ricognizione delle terre dei troll per il bonus alla capacità di movimento durante la campagna per tutti gli eserciti, e questo piccolo bonus agli assalitori Akshina, che sono dell'unità da tiro. Ok, reclutare 30 unità. Atamano, evento, decisione. Bonus grado dell'eroe più 3 per i patriarchi o per la corte di ghiaccio? Direi per la corte di ghiaccio. E potrei già pensare di reclutare un mago da dare a Mikhail, una maga. Qualche bonus. Questi sono tutti per gli slot in realtà. Va bene. Quindi sì, una fanciulla gelida della bufera. 6 turni, perfetto. Vitevo o Zavastra. Allora, l'investimento migliore sarebbe Zavastra, perché abbiamo già una caserma, così sblocchiamo l'arruolamento dei cossari, che sono corazzati, che sono un power up delle unità che abbiamo adesso. La zarina non vorrei mai che muovendola suscitasse cose. Qui abbiamo un esercito però è della fazione sbagliata da attaccare, perché è la fazione di Miao Ying, le province settentrionali. Non voglio finirci in guerra con questa fazione. Posso vedere se qualche accordo... No, non vogliono la pace ancora, vedremo più tardi. Non ci verranno a cercare dall'altro capo del mondo, ovviamente.
Economia non super stabile che andrà in negativo il prossimo turno se mi dovessi mettere a reclutare. Are they loyal to the motherland? A meno che io non scelga di reclutare solo un'unità. Ok. Direi che come primo episodio possiamo fermarci qua a turno 9 o addirittura all'inizio del turno 10. Vediamo cosa succede passando il turno, così almeno arrotondiamo a 10. Questo è non quanto ancora, ma è quello che avevo da mostrarvi su Kislev prima della patch 6.1, quindi dei cambiamenti preannunciati per la fazione. Credo che la fazione di Catarina nei primi turni non sia assolutamente difficile da giocare. È molto favorevole anche nelle risoluzioni automatiche, tutti gli errori non vanno a pesare troppo, non è super punitiva in battaglia tattica, come avete visto non è che io abbia giocato in maniera eccelsa, è andata bene, a molto difficile. Credo che sia un'ottima fazione per iniziare, come detto anche nel video in cui consigliavo tutte le varie fazioni. Direi ultimo turno definitivo, cosa scegliere di fare, metterei questo, la piazza del mercato, a Forte Jakova e inizierei a muovermi con l'idea di recuperare tesoreria, perché qua si è molto in negativo ormai. La cosa migliore che si può provare a fare è muoversi in avanti verso il territorio degli Skaven. Modalità incursione, non facciamo soldi perché come vedete questa è una rovina, andrebbe prima scoperto il proprietario. Questo è uno dei vantaggi e svantaggi degli Skaven. Oh no, c'è un insediamento in rovina! È davvero in rovina o ci sono dei topi dentro? Generalmente ci sono dei topastri, soprattutto se si vede che la corruzione Skaven è presente o in aumento. Non c'è bisogno di andare a indagare, a meno che non si voglia per esempio saccheggiare la regione, quindi dovrei avere un eroe per fare un'azione che costa dei soldi per decretare che questo non è un insediamento abbandonato ma c'è una città Skaven. Quindi mettermi in incursione, in modalità incursione, saccheggiare questa regione, razziare in realtà, cioè c'è un problema anche di traduzione per queste cose. Si dice sia occupare che razziare nelle scelte per l'insediamento, a volte saccheggiare. Dipende dalla fazione, tradotto male. La modalità incursione permette di fare un raid, quindi di razziare il territorio, ok? È un saccheggio, però se si dice saccheggio si parla proprio dell'opzione di conquista. Quindi invece che questo potrei muovermi un po' di più in avanti e vedere che succede. Magari questo esercito verrà spazzato via il prossimo turno, non è dato saperlo, e con la zarina magari valutare l'ipotesi di affrontare purtroppo le bestie del bosco selvaggio e malevolo di Draicha, è tipo gaelico, Draicha, non so, molte cose a volte le pronuncio in un modo, a volte in un altro. Comunque, bando alle ciance. Qua ci viene chiesto se la vogliamo della bufera o del ghiaccio, abbiamo detto della bufera. Non c'è altro da fare, quindi premendo fine turno io vi dico grazie per essere stati qui, spero vi sia interessato. Fatemi sapere se per esempio foste interessati a un prosieguo di questa piccola serie su Kislev prima della prossima patch di Total War Warhammer 3. Tirannomatto out, come al solito, questo è quanto.